Bentornati a In Viaggio con l'Archeologo. Oggi voglio portarvi nel centro di Roma alla scoperta di uno dei monumenti più famosi e meglio conservati del mondo romano. Parleremo cioè del Pantheon. Se siete stati a Roma non potete non averlo visto. Si tratta di un unicum dal punto di vista architettonico e, come dice il nome, è il tempio dedicato a tutti gli dei. Ma oltre al valore religioso, l'edificio ha anche una chiara funzione propagandistica. Serve infatti a mostrare quanto grandi fossero le abilità degli architetti e degli ingegneri romani. È posizionato tra le terme di Nerone e quelle di Agrippa, a poca distanza dallo stadio di Domiziano, oggi Piazza Navona. Siamo cioè in quello che un tempo era definito il Campus Martius. La prima forma del Pantheon risale al 27-25 a.C., all'epoca di Ottaviano Augusto. Fu lui infatti a decretarne la costruzione per valorizzare le divinità e soprattutto la sua stessa gens, la gens Iulia. L'incarico venne affidato all'amico e braccio destro di Augusto, Marco Vipsanio Agrippa, come ci ricorda la grande iscrizione postuma. Marco Agrippa, figlio di Lucio, console per la terza volta, lo realizzò. Il noto architetto Lucio Cocceglio Auto, invece, seguì la costruzione, ma l'edificio antico era molto diverso da quello che vediamo oggi. Corrispondeva all'incirca al pronao, cioè al porticato del nuovo tempio, quindi era più piccolo rispetto a quello che vediamo oggi. Aveva una forma rettangolare e la facciata su uno dei lati lunghi. Cassio Dione ci ricorda che al suo interno era stata situata una statua di Cesare divinizzato, mentre all'esterno avremmo visto due statue, una raffigurante Augusto e un'altra l'amico Agrippa. Il tempio rimase coinvolto nell'80 d.C. in un violento incendio e fu quindi restaurato una prima volta sotto l'imperatore Domiziano. Nel 110 invece fu colpito da un fulmine e l'incendio che ne derivò comportò un nuovo restauro sotto Traiano. Ma fu l'imperatore Adriano tra il 118 e il 125 a modificare notevolmente il progetto originario. Oggi però abbiamo perso parte dell'effetto sorpresa. Il suolo circostante, infatti, all'epoca era più basso rispetto a quello attuale e, arrivando di fronte al tempio, non avremmo visto la spettacolare cupola, ma solo il porticato di accesso, simile a quello di molti altri templi. La parte circolare interna quindi era qualcosa di inaspettato. Per il resto il tempio è rimasto quasi inalterato nel corso dei secoli. Il pronao era molto ampio e la facciata era scandita da 8 colonne di granito rosa e grigio, alte ben 14 metri, e all'interno vediamo altre 2 file di 4 colonne. Le nicchie ospitavano probabilmente 2 grandi statue, forse le stesse del primo edificio, e la porta di bronzo è, secondo molti, ancora quella di epoca romana, ovviamente molto ristrutturata vista l'età. Prima di entrare alziamo gli occhi verso l'alto. Il soffitto in epoca romana era infatti coperto da lamine di bronzo, oggi andate perdute. Furono infatti fuse nel corso del XVII secolo per ordine di Papa Urbano VIII della famiglia dei Barberini, per realizzare i cannoni da utilizzare poi a Castel Sant'Angelo. Superata la porta d'ingresso ci ritroviamo nell'edificio. È qualcosa di spettacolare che lascia letteralmente senza fiato. La parete intorno a noi è suddivisa in 3 settori. La base è caratterizzata da nicchie circolari e rettangolari che si alternano ad edicole con timpano triangolare o semicircolare. Il secondo settore vede invece delle finte finestre, oggi differenti rispetto all'epoca romana poiché sostituite nel 1747 per volere di Papa Benedetto XIV. E al di sopra ecco la cupola. Con le sue 5.000 tonnellate di peso e quasi 44 metri di diametro, è la cupola in calcestruzzo più grande mai realizzata dall'uomo. La cupola si inserisce perfettamente in questa struttura, andando a creare una sfera perfetta. La cosa ancora più incredibile è che fu realizzata con un'unica gettata su un'enorme impalcatura di legno che riproduceva 5 ordini di cassettoni concentrici, quelli che vediamo ancora oggi. Ma come hanno fatto 2000 anni fa a realizzare un'opera come questa? Il trucco principale risiede, come si vede nell'immagine, nell'utilizzare materiale via via più leggero salendo in altezza, partendo dal travertino fino ad arrivare alla pietra vulcanica. Le fondazioni poi sono molto massicce e una serie di archi di scarico permettono di alleggerire ulteriormente la struttura. L'apertura circolare alla sommità è detta oculus e ha un diametro di ben 9 metri. È decorata con una lamina di bronzo, così come di bronzo erano tutte le tegole che coprivano la cupola,
oggi non più visibili poiché depredate nel 663 d.C. da Costante II, imperatore d'Oriente. Una piccola precisazione: a differenza di quanto si dice o si crede, anche nel Pantheon piove. Ce ne rendiamo conto se guardiamo il pavimento, che è leggermente concavo e presenta 22 fori creati appositamente per il deflusso dell'acqua piovana. E dopo Adriano cosa è successo? Sappiamo di un restauro sotto Antonino Pio e di un ulteriore intervento effettuato dai Severi, e ce lo ricorda anche una scritta più piccola sotto quella grande che abbiamo visto prima, dedicata a Vipsanio Agrippa. Ma è giunto fino a noi solo perché nel 609 d.C. l'imperatore bizantino Foca lo donò a Papa Bonifacio IV, il quale trasformò l'antico tempio pagano in una chiesa cristiana, la chiesa di Sancta Maria ad Martires, e al suo interno, sotto l'altare maggiore, furono posti resti di molti martiri cristiani. Nel corso del tempo addirittura furono aggiunti 2 campanili, poi demoliti nel 1883. Oggi il Pantheon continua ad essere una chiesa ed ospita al suo interno le tombe di personaggi illustri, come ad esempio il pittore Raffaello Sanzio. Un'ultima piccola curiosità: l'edificio è pensato in modo tale che il 21 aprile, giorno stabilito come fondazione di Roma, quindi Dies Natalis, a mezzogiorno la luce che entra dall'oculus vada ad illuminare proprio la porta d'ingresso. Una spettacolare idea degna di un grande sceneggiatore. Siamo giunti al termine. Spero che questa visita al Pantheon vi sia piaciuta. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo viaggio. Arrivederci!